Negli ultimi anni abbiamo sentito spesso parlare degli eventi cataclismatici che, alla fine dell'ultima era glaciale, avrebbero prodotto un drastico cambiamento climatico in tutto il pianeta, nonché lo scioglimento di enormi masse di ghiaccio sulla terraferma che avrebbero prodotto immense devastazioni in tutto il globo. Verosimilmente poi divenute i miti del diluvio presenti in centinaia di culture e che tutti conosciamo. Vorrei cercare di raccogliere in questo video gli elementi più importanti e le informazioni più interessanti per delineare il quadro d'insieme che potrebbe essersi verificato migliaia di anni fa. Siamo davanti ad un argomento complesso su cui avremo sicuramente modo di tornare, ma dato l'interesse che questo tema riveste nelle mie ricerche e in quelle di molti altri studiosi, ho voluto condividere con voi un po' di materiale che spero potrà essere di vostro interesse. Recenti studi condotti da 24 studiosi a livello internazionale hanno prodotto due documenti scientifici che riassumono il complesso impatto sulla vita terrestre che si verificò 12.800 anni fa. Stiamo parlando del cosiddetto impatto del Dryas recente o Younger Dryas, una cometa che colpì l'emisfero nord del pianeta creando una catastrofe globale di immense proporzioni che fu capace di incenerire il 10% di tutte le terre emerse, dando origine ad una successiva era glaciale con conseguente estinzione dei grandi mammiferi come i mammut e la tigre dai denti a sciabola. Il nostro pianeta stava lentamente uscendo dall'ultima era glaciale. Questo evento così drammatico produsse un forte arresto a livello globale. Questo stesso evento potrebbe inoltre spiegare la scomparsa improvvisa e prematura di una cultura indigena del Nord e del Sud America, denominata, ma ci torneremo, cultura di Clovis. La cultura di Clovis, nota anche come paleo-indiani, è una cultura preistorica nativa americana che appare per la prima volta nelle rilevazioni archeologiche nel Nord America circa 13.500 anni fa, alla fine appunto dell'ultima era glaciale. La loro scomparsa, circa 12.800 anni fa, avvenne a causa di una nuova e improvvisa glaciazione, innescata appunto da un bombardamento meteorico terrestre che portò le polveri da impatto a sollevarsi fino alla stratosfera, determinando quindi un nuovo e decisivo abbassamento della temperatura globale, facendo inaridire foreste e praterie e ovviamente determinando anche la morte della fauna selvatica che sfamava i cacciatori e raccoglitori della cultura di Clovis. Di questo stesso cataclisma si trova traccia anche in quella che è chiamata la stele dell'avvoltoio di Göbekli Tepe. Il monumentale studio con 24 ricercatori che citavamo prima è stato diviso in due parti. Lo studio esamina più di 170 siti differenti in tutto il mondo, ha chiarito Adrian Mellott, coautore della ricerca e professore emerito di fisica e astronomia all'Università del Kansas. I nuovi dati raccolti indicano che il disastroso evento colpì la Terra quando una cometa del diametro di 100 km entrò nel nostro sistema solare e andò in frantumi. L'impatto di questi frammenti sul nostro pianeta causò incendi così estesi che le ceneri oscurarono il Sole e non permisero alla luce solare di riscaldare il pianeta. Il clima si raffreddò rapidamente, le piante morirono, le fonti di cibo si esaurirono e i ghiacciai tornarono a invadere le terre. Le correnti oceaniche cambiarono, creando un'era glaciale che durò più di 1000 anni, circa 1200 se vogliamo essere proprio precisi. L'ipotesi più accreditata, visti i dati che disponiamo oggi, è che più frammenti di questa cometa colpirono la Terra. Una quantità di firme di questo impatto si possono trovare nella sedimentazione di diossina, nitrati, ammoniaca e altri componenti derivanti da un incredibile rogo di massa scoperti dagli studiosi negli strati geologici di tutto il pianeta. Almeno il 10%, come dicevamo, delle terre emerse furono consumate dal fuoco. Stiamo parlando di una superficie veramente enorme. Lo strato di ozono quasi scomparve e fece aumentare in modo drastico i tumori della pelle ed altri effetti molto negativi sulla salute umana, al punto tale da portarla quasi al collasso e all'estinzione.
Se sarà ulteriormente confermato con nuovi studi, cosa estremamente probabile, questo studio potrebbe aprire le porte a quello che studiosi come Graham Hancock ed altri studiosi, anche insieme a me, affermiamo da molto tempo, cioè l'esistenza di un'antica civiltà, chiamatela Atlantide, Mu o Lemuria se volete, spazzata via dalle fiamme e da un disastro a livello planetario. Quello che è rimasto sono i miti del diluvio o i racconti come quello di Platone sulla fine del continente perduto. Proprio Platone, e questo è curioso, dice che Atlantide sprofondò nel mare 9000 anni prima del tempo di Solone, quindi approssimativamente nel 9600 a.C. e in questo caso le date sembrano tornare. Siamo appunto in un periodo in cui abbiamo la fine dell'ultima glaciazione e un impatto cometario di proporzioni, potremmo dire, bibliche. Ma queste stesse teorie non sono recenti, non sono solo dei nostri giorni. Tale ipotesi infatti trova conferma nella teoria catastrofista proposta da Club e Napier già nel 1980. Secondo questa teoria, le comete che stazionano lontane dal sistema solare, cioè fuori dalla zona occupata dai pianeti, tanto per intenderci, possono entrare all'interno del nostro sistema planetario muovendosi lungo orbite ellittiche molto eccentriche. Circa 20.000 anni fa una cometa del diametro, come dicevamo, di 100 km fece il suo ingresso nel sistema solare. Grazie alle forti azioni di marea del Sole e di altri pianeti si frantumò, generando pezzi di diverse dimensioni. Il nucleo generò la cometa di Encke. I frammenti più piccoli furono invece responsabili degli sciami meteorici noti come Tauridi e Perseidi. Quelli intermedi sono invece responsabili dei bolidi che si vedono quando l'orbita terrestre li incrocia. Uno dei pezzi di maggior diametro della cometa potrebbe essere stato il responsabile dell'innesco dell'evento che è stato chiamato appunto Dryas recente. Questi eventi ci portano a rivedere sotto una nuova luce il nostro passato e soprattutto non solo quei miti che ci parlano di grandi diluvi universali, ma anche e soprattutto della scomparsa di civiltà a noi precedenti. L'evento del Younger Dryas, unito alla fine dell'ultima glaciazione, produsse, come ben sappiamo, uno sconvolgimento tale sul nostro pianeta che i suoi effetti si sarebbero fatti sentire nei millenni successivi. Si è calcolato che quasi il 15% delle terre emerse durante il massimo glaciale, cioè un'area intorno ai 25 milioni di chilometri quadrati, pari a quella del Nord America, sia stato sommerso dall'innalzamento del livello del mare dovuto alla fine dell'ultima glaciazione. È stato poi grazie ai contributi di studiosi come Cesare Emiliani o John Shaw, che già negli anni '80 parlarono di super diluvi post-glaciali, che si è arrivati a dimostrare come durante il lungo periodo dello scioglimento si siano verificati almeno 3 grandi episodi di inondazioni globali, in aggiunta a molti altri episodi minori, datati approssimativamente entro le seguenti fasce temporali: 15-14.000 anni fa, 12-11.000 anni fa, 8-7.000 anni fa. Mi interessa particolarmente ribadire questo punto perché ci pone sotto una luce diversa antichi miti e moderne teorie scientifiche, 3 momenti storici precisi che hanno segnato un cambiamento drastico per il nostro pianeta e anche uno spartiacque per la storia di molte civiltà. Periodi che, guarda caso, ritornano in molti miti e tradizioni, ma anche in scoperte archeologiche come la ben nota e già citata Göbekli Tepe, i miti del diluvio indiano, il Pralaya a cui abbiamo recentemente dedicato un libro, e molti altri ancora. Le stime delle date possono variare a seconda delle fonti o dei miti, ma il concetto di base resta in tutti lo stesso. Esiste una forte argomentazione a sostegno del fatto che quasi la metà dell'acqua rilasciata dallo scioglimento dei ghiacci alla fine appunto dell'ultima era glaciale fu concentrata appunto in 3 episodi relativamente circoscritti, creando quindi le condizioni che avrebbero potuto portare infine alla distruzione di una civiltà precedente alla nostra. Non dobbiamo immaginare lo scioglimento dei ghiacciai come un fenomeno lento e costante, simile al gocciolamento di un rubinetto che perde, ad esempio. In realtà nelle aree interne delle calotte glaciali si formarono enormi laghi dove l'acqua di scioglimento era trattenuta da
piccole, se così si può dire, dighe di ghiaccio. Anche queste tuttavia si assottigliavano fin quando non cedevano, rilasciando tutta l'acqua, allora percorrere la coltre ghiacciata verso la periferia a velocità sempre più crescente, seguendo la pendenza del terreno e raccogliendo l'acqua dei depositi più piccoli che incontrava lungo il suo cammino. Quando infine giungeva al termine della coltre ghiacciata, poteva arrivare a costituire un fronte d'acqua alto anche qualche centinaio di metri e con portate dell'ordine di milioni di metri cubi al secondo, la cosiddetta onda di ghiaccio. L'effetto era devastante e lo si può vedere ancora oggi nelle Channeled Scablands, letteralmente le steppe scanalate dello stato di Washington negli Stati Uniti, causate dai ripetuti cicli di svuotamento del lago Missoula, circa 15-14 mila anni fa, la prima fase di catastrofiche alluvioni. In seguito a questi eventi, 12.000 anni fa, già più del 50% del ghiaccio era tornato ai mari e il livello di questi si era alzato di circa 60 metri. La seconda catastrofica fase fu invece causata dal lago glaciale di Agassiz, ubicato fra la baia di Hudson e i Grandi Laghi, 12-11.000 anni fa. Dopo questa fase il livello del mare si alzò velocemente di altri 20 metri, portandosi a meno 40 metri. La terza fase alluvionale, 8-7 mila anni fa, fu causata dal lago Ojibway, ubicato più o meno nella stessa regione ma spinto più a est verso il Labrador. Le acque rilasciate dai laghi Agassiz e Ojibway scendevano giù per la valle del Mississippi devastandola e percorrendola tutta fino al Golfo del Messico, dove lasciarono abbondanti detriti che ancora oggi possono essere studiati e che hanno permesso appunto agli studiosi di ricostruire questi eventi così lontani. Non si deve pensare però che le conseguenze negative dei complessi fenomeni di deglaciazione fossero limitate alle sole regioni direttamente investite dai disastrosi fenomeni alluvionali descritti. Il regime torrentizio, per così dire, del rilascio delle acque di scioglimento fece sì che la rappresentazione grafica del livello degli oceani nel periodo compreso tra i 15.000 e i 7.000 anni fa circa evidenzi 3 rapidi gradini in corrispondenza dei 3 grandi episodi alluvionali citati. Ciò significa che la minaccia delle acque fu avvertita in tutto il mondo, da tutte le popolazioni che allora vivevano lungo le coste o in basse pianure costiere. Il mito del diluvio universale affonda qui probabilmente alle sue origini. Accanto ai devastanti fenomeni alluvionali appena descritti, il periodo dello scioglimento dei ghiacci fu caratterizzato anche da un'intensa attività vulcanica, tettonica e sismica. La scomparsa delle coltri glaciali e il conseguente alleggerimento dei carichi sulle regioni prima gravate da ghiacci, dava luogo necessariamente a dei movimenti di ribilanciamento e riassestamento della crosta terrestre, che sono chiamati movimenti isostatici. Le regioni che si trovavano a essere sgravate da questi enormi carichi si sollevarono. Il fenomeno è detto in inglese rebound, mentre quelle circostanti dovevano conseguenzialmente scendere per conservare l'equilibrio isostatico delle masse di crosta galleggianti sul mantello magmatico che si trova all'interno del nostro pianeta. Il rebound della crosta avveniva talvolta molto rapidamente, abbastanza rapidamente da provocare l'apertura di improvvise e profonde fratture e terremoti estremamente violenti come quelli che nella Svezia settentrionale produssero le parvie, le onde del terreno nell'antica lingua lappone. Si tratta di una scarpata di roccia alta 10 metri e lunga 150 km, formatasi circa 8.000 anni fa. Un vero e proprio tsunami catturato per sempre nella roccia, come se fosse stato un fermo immagine. La potenza del terremoto che generò le parvie è stimata di grado 8,2 della scala Richter. Come osserva Graham Hancock, quando il pianeta era uscito definitivamente dall'ultima era glaciale, circa 7.000 anni fa, come detto, aveva già patito le conseguenze di 8.000 anni di improvvisi e catastrofici episodi alluvionali, di rapidi innalzamenti del livello marino, con scomparsa di terre emerse, di intenso vulcanismo, di spaventosi terremoti, di spettacolari instabilità climatiche. E a proposito di questo clima si può aggiungere qualche dato. Circa 12.700 anni fa, quando la temperatura globale
si stava gradualmente innalzando già da qualche migliaio di anni, vi fu il già citato raffreddamento dovuto al Younger Dryas, che portò la temperatura a scendere di 2-6 gradi nell'arco di un migliaio di anni, riportando indietro la Terra in una nuova era glaciale. Sembrano pochi 2-6 gradi, ma in realtà hanno alterato e cambiato totalmente il clima in tutto il pianeta. Circa 11.700 anni fa, nel 9600 a.C., l'epoca in cui sprofondò Atlantide secondo Platone, nell'arco di una cinquantina di anni la temperatura globale salì di una decina di gradi Celsius o forse più, portandosi praticamente ai livelli attuali. Il riscaldamento globale del XXI secolo impallidisce di fronte a un evento naturale di questa portata. Per l'esattezza, il culmine di questo evento è stato datato intorno al 9620 a.C. Si tratta dunque del secolo in cui avvenne, come dicevamo, la fine di Atlantide, sprofondata nelle acque in un singolo giorno e notte di disgrazia, secondo il racconto di Platone. Alla luce di quanto detto è difficile pensare che tutto sia casuale e una coincidenza. In seguito a queste immani catastrofi, una civiltà precedente alla nostra si sarebbe verosimilmente frammentata forse in 3 nuclei di sopravvissuti nell'Oceano Indiano, in Sud America e in Giappone e Cina, che a loro volta si potrebbero essere frammentate ulteriormente, dando origine alle civiltà storiche conosciute. Ma è un dato di fatto che non sono solo i Tamil, ma anche altre civiltà, in primis proprio quella egizia, come si desume dagli antichi elenchi dei re riportati da Manetone, serbano la memoria nelle proprie tradizioni di antichissime linee di trasmissione di potere e conoscenza, antiche migliaia di anni, se non decine di migliaia di anni forse. Non a caso Richard Firestone del Berkeley National Laboratories ricorda una leggenda degli indiani Lakota che recita come il creatore ha cantato la canzone della distruzione e ha fatto scendere enormi uccelli del tuono per fare la guerra contro gli animali e gli esseri umani. Al culmine della battaglia del tuono gettarono i più potenti fulmini tutti in una sola volta. L'esplosione di fuoco ha scosso il mondo intero, rovesciando catene montuose e infiammando le foreste e le praterie. Gli animali e le persone malvagie bruciarono dove si trovavano. Ha poi fatto scendere la pioggia e un terremoto grande che ha spaccato il mondo inviando grandi torrenti di acqua ovunque, dove oggi si trovano le ossa sbiancate dei grandi animali sepolti nel fango e nelle rocce. Questo ci dice questo resoconto dei Lakota, un resoconto curioso che potrebbe giungere da quella cultura di Clovis di cui parlavamo e che sarebbe passato per via orale attraverso i sopravvissuti e alle popolazioni successive fino appunto ad arrivare agli indiani Lakota. Un'ipotesi ma non così tanto peregrina. Se si accetta ormai quasi unanimemente da un punto di vista scientifico gli eventi che abbiamo descritto fino ad ora, quindi la fine dell'ultima glaciazione, gli impatti cometari del Younger Dryas, perché allora non pensare e credere e ritenere plausibile l'idea che sia esistita una civiltà precedente alla nostra? Perché non ritenere plausibile che prima di noi altri uomini possano aver raggiunto livelli intellettivi, tecnologici e forse anche spirituali elevati? Elementi per sostenerlo ce ne sono moltissimi e siti come Karan Tepe, Göbekli Tepe e moltissimi altri in tutto il pianeta ce lo dimostrano chiaramente. È giusto mantenere un atteggiamento prudenziale verso teorie o possibilità così dirompenti, ma non è possibile negarle ad oltranza come si tende molto spesso a fare. È la scienza a procedere per ipotesi e tentativi, ma quella stessa scienza sembra volersi talvolta trincerare in non pochi casi dietro un muro di gomma, fintanto che l'evidenza schiacciante di una prova non la costringerà a prendere atto dei fatti.